Ma cosa c'ha tuo marito? Roba da pazzi. Sono tornata dalla farmacia e l'ho trovata a letto con la cameriera del piano. Chi? L'Evelina? Ma il maiale me la paga, Appena arriva a Bologna mi faccio tutti gli operai della fabbrica, tutti i soci del golf, tutto il palazzo, incluso il portiere. Vabbè, e dov'è la novità? Ciao, tortellini. Eccoci qui, amanti della soffitta. Mettetevi comodi e fate partire i ricordi, perché oggi riapriamo i cassetti della memoria per riscoprire una vera regina del nostro cinema più amato, quella che faceva impazzire registi, stilisti, principi e perfino cantautori francesi. Sì, signori, oggi parliamo di Marie-Lou Tolo, la ragazza di Trastevere che con uno sguardo magnetico e un sorriso ammaliante ha attraversato tutte le stagioni del cinema italiano, lasciando dietro di sé una scia di fascino che ancora oggi ci fa girare la testa. Iscrivetevi alla Soffitta di Pippo, attivate la campanella e restate con noi fino alla fine, perché tra aneddoti gustosi, scene indimenticabili e qualche scatto bollente, il viaggio che ci aspetta è da veri intenditori. Marie-Lou Tolo, all'anagrafe Maria Lucia Tolo, nasce a Roma il 16 gennaio 1944. Romana verace, spirito indipendente, sguardo fiero. Il suo primo amore? La moda. Appena quindicenne sfilava per Emilio Schubert e poi per un giovane stilista che avrebbe fatto un pochino di strada, un certo Valentino, che la definì la donna che ho amato di più nella mia vita. Solo che lei, Marie-Lou, aveva altri progetti. Il grande pubblico la scopre nel 1960, appena sedicenne, come valletta nel programma televisivo Il Musichiere. E sempre in quell'anno eccola già al cinema nel musicarello Urlatori alla sbarra di Lucio Fulci, accanto a giovani ribelli come Adriano Celentano. È l'inizio di un'avventura nel cinema che non si fermerà più. Negli anni 60 Marie-Lou è ovunque. Peplum, film d'avventura, commedie, thriller. Il suo viso da cerbiatta e il fisico da dea la rendono perfetta per ruoli esotici, misteriosi, provocanti. In quegli anni gira anche ben 5 film in costume in un solo anno. E che dire di registi come Vittorio De Sica, Fellini, Visconti? Sì, anche loro si accorgono di lei. Non solo perché era bella, quello lo erano in tante, ma perché Marie-Lou aveva personalità, grinta e non si faceva mettere i piedi in testa da nessuno. Piccolo esempio, durante le riprese di Dolci Inganni di Alberto Lattuada, si rifiuta di girare una scena intima con Catherine Spaak. Lui insiste, lei ride, poi si spazientisce e, gli lancia uno sgabello. Altro che attrice ubbidiente, una ribelle vera, con le idee chiare e lo stile di chi non si piega. E poi arriva il decennio che noi, qui in Soffitta, amiamo alla follia. Gli anni 70. E lì Marie-Lou Tolo diventa una presenza fissa nella nostra commedia più disinvolta e maliziosa, quella che giocava con le situazioni piccanti senza mai cadere nel volgare. Film come Ius Prima e Noctis, di Festa Campanile, Il Trafficone, con Pippo Franco, Corrimi dietro che t'acchiappo e soprattutto Prigione di donne di Brunello Rondi. Ecco qui il titolo parla da solo. Marie-Lou era una delle detenute di un carcere femminile molto particolare. Chi ha visto il film sa di cosa parliamo. E se non lo avete visto, correte a recuperarlo, magari di sera, a luci soffuse. Ma non si ferma qui. La nostra Marie-Lou spara anche nel West, e con gran classe. In Se sei vivo spara, film violentissimo e visionario, in Roy Colt and Winchester Jack, con la regia del maestro Mario Bava, e in Viva la muerte tua, con Bud Spencer. Sempre a metà tra l'eroina sensuale e la ragazza tosta, pronta a sparare battute e colpi con la stessa eleganza con cui si sfilava un guanto di pelle. E vogliamo parlare dei polizieschi e thriller. Marie-Lou lavora con Damiano Damiani in Confessione di un commissario di polizia al procuratore della Repubblica, poi in Mio caro assassino con George Hilton e nel Torbido abuso di potere. Sempre credibile, sempre intensa, anche quando la sceneggiatura era una scusa per mettere in scena qualche scena spinta. Lei ci metteva cuore, occhi magnetici e quel modo tutto suo di farsi desiderare senza dire una parola. Marie-Lou era corteggiata da tutti, produttori, attori, registi, ma anche principi, cantautori e star internazionali. Pensate che Serge Gainsbourg le dedicò addirittura una canzone, Marie-Lou, dopo essere stato sedotto e abbandonato da lei. E si mormora anche di un flirt con Omar Sharif. Insomma, altro che gossip moderno. Qui parliamo di leggende. E poi c'è l'episodio che tutti gli appassionati di serie TV americane devono conoscere.
Marilu Tolo è l'unica attrice italiana ad aver partecipato a Charlie's Angels. Era il 1979 e lei appare accanto a Farrah Fawcett e le altre ragazze terribili in un episodio diventato cult. E sì, signori, anche lì, con il suo fascino tutto italiano, ha fatto la sua figura. Ma la vera bomba arriva nel 1983, quando, vicina ai 40 anni e più splendida che mai, Marilu posa per la versione italiana di Playboy. Uno shooting elegante, raffinato e irresistibile che mostrava al mondo che la bellezza non ha scadenza. Curve da sogno, sguardo da pantera e la solita classe che l'ha sempre distinta dalle altre. Un'ultima provocazione, un'ultima carezza visiva al pubblico prima di lasciare il cinema. Sì, perché dopo il Tassinaro di Alberto Sordi e Vacanze di Natale dei Vanzina, Marilu decide di cambiare vita. Lascia il set, lascia Roma e si trasferisce tra Los Angeles e il Messico, dove sposa un imprenditore legato a una delle più importanti famiglie del mondo televisivo latinoamericano. Da quel momento, silenzio. Una vera signora che sa quando è il momento di uscire di scena. Oggi Marilu Tolo è uno di quei nomi che fanno brillare gli occhi agli amanti del nostro Cina vintage. Quello fatto di passione, coraggio e un pizzico di trasgressione. Era seducente ma mai banale, elegante anche quando indossava solo un lenzuolo sul set. Ha attraversato i generi, ha fatto ridere, sognare, sospirare. Ed è per questo che noi, qui nella soffitta, vogliamo omaggiarla come merita. E adesso, come sempre, tocca a voi. Se questa puntata vi ha fatto scoprire o riscoprire il fascino magnetico di Marilu Tolo, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e fateci sapere nei commenti quale attrice vorreste vedere protagonista della prossima puntata. Avete in mente un'altra diva da rispolverare? Una regina dimenticata da riportare sul trono? Noi siamo qui, pronti a soffiare via la polvere della memoria e a riscoprire insieme tutto il fascino e la bellezza delle dive di ieri. Alla prossima puntata, sempre qui, nella soffitta di Pippo.